Sistemazione per la Tenerona non delle migliori. Sarà una giornata bella tosta perché siamo a 2400 metri sul livello del mare, toccheremo i 4820. Già mi sentite un po' con il fiatone perché siamo bardati di tutto punto. Bisognerebbe fare un video pippone dettagliato su quanta roba indossiamo. Anche Sara sembra che abbia preso 2 kg. Claro, e li ho presi. Già quando siamo arrivati è stato un po' difficile acclimatarsi perché siamo sempre stati all'altitudine del mare, lo sapevate, il Brasile. Con Salta ci siamo un po' alzati, ma arrivando abbiamo sentito tutti gli effetti dell'altitudine. Oggi sarà una giornata dura. E stan listos? Siete pronti? Sara, la vedete sempre ottimista la mattina, perché poi quando arriva l'ora di pranzo e oggi non abbiamo nulla o quasi e non troveremo nulla lungo la strada perché sono 400 ed oltre chilometri di nada, sono miei. No, ma è andata bene che sono ottimista la mattina, non succede sempre. Estamos acostumbrados, e cioè siamo abituati ormai, però c'è una differenza rispetto all'anno scorso. L'Argentina ha alzato in maniera esorbitante i prezzi di tutto, quindi avete lo stesso servizio che può lasciare un po' a desiderare a prezzi molto molto alti. Questo lascia un po' di amaro in bocca. E per questo motivo ce ne vamos. Sì, però ce ne vamos in Cile dove già i prezzi erano esorbitantemente alti, però non abbiamo scelta. Un disastro. La Tenerona sempre più bella, abbiamo messo un po' di cipria, ma per adesso del lavaggio non se ne parla. Questa notte siamo scesi a 7 gradi, a 2400 metri e in quota in teoria ci dovrebbe essere la neve, con temperature che ovviamente si aggireranno intorno agli 0 gradi, per poi arrivare in Cile dove la temperatura salirà sopra i 30 gradi. Voi dal divano di casa copritevi con una coperta, forgeremo il lato B. Vi avevamo detto che passiamo in Cile, sembriamo non contenti di farlo, no, assolutamente, siamo sempre felici di farlo, ma i nostri programmi erano diversi, cioè noi dovevamo entrare in Bolivia, la Quiaca e poi magari entrare in Perù. Le conoscenze, gli amici che abbiamo in Bolivia ci hanno detto potete venire, vi daremo una mano, però la situazione è davvero complicata. Oltre a non dare carburante ai turisti, considerate che ne abbiamo poco per noi. In qualche maniera la gasolina, il carburante si riesce a reperirlo, però sapete benissimo che viaggiamo lenti e che al tempo stesso vogliamo raggiungere delle zone poco abitate per evitare lo stress che abbiamo subito l'anno scorso in Bolivia per la benzina. Questa volta saltiamo. Se le cose miglioreranno sicuramente torneremo l'anno prossimo, perché in Bolivia c'è un mondo da vedere, soprattutto nelle zone rurali, quelle più nascoste. E noi insieme a lui vi ci porteremo. Lasciamo l'incantevole scenario di Purmamarca, le sue montagne colorate. Guardate da cosa siamo circondati, sia a destra che a sinistra, è veramente assurdo. Los Cardones a non finire. Quindi risalutiamo la Cuesta dell'Ipan che avevamo conosciuto per la prima volta l'anno scorso. Oltre all'asfalto spettacolare, siamo senza parole. E la cosa assurda è che si sale sempre. Ovviamente con la Tenerona carica e le gomme che abbiamo non possiamo esagerare, anche perché per quanto le sospensioni sono tarate al massimo, il mix gomme e peso sento ovviamente la moto ondeggiare. Meraviglia delle meraviglie. Guardate qua la strada nel navigatore, qui attenzione che è sporca. Che spettacolo però, sporca e brutta. Qua andiamo contro mano.
Io non vorrei essere al posto dei motori di questi camion. Voi non lo sentite, ma vi condivido che c'è un piccolo odore di bruciato. Attenzione. Pensate, con pochissimo tempo già siamo arrivati a 3286 metri e comunque la Tenerona va benissimo, ma oramai anche lei sta acostumata, abituata. Guardate però la temperatura del motore è 101 gradi, per quanto ci saranno 14-15 gradi, quindi l'altura fa un po' più riscaldare il motore. Iniziano a schioccare le orecchie e stiamo subiendo. Guardate ragazzi, in cima quanti camion, pazzesco! E inizia la famosissima serpentina, prima parte e seconda parte. Giustamente si devono allargare quando hanno un bilico. Piccolo ingorgo perché la strada dovrebbe essere in riparazione un po' più avanti. Sicuramente con le piogge qualcosa è franato, il terreno è tanto friabile, addirittura un sorpasso di un camion, cioè stiamo andando a 20 all'ora, il camion è forse a 15. Pazzesco, pazzesco. Sono curioso di vedere il modello del camion. 500 di fianco, è un Volvo. Tonio, mi dispiace, ma questi Volvo non rendono in salita. L'anno scorso vi avevamo portato qui su questa zona, ma tutto era coperto dalla neblina. Ovviamente scherzo, da capire quanto carico devono trasportare. Non si capisce se si sta dissolvendo o si sta creando, speriamo la prima, in modo da lasciarci un'ottima visibilità come sembreremmo avere. Sono visibili anche i canyon o le gole create dal Rio Colorado. Qua la situazione si fa ancora più drammatica perché vedo tantissima fila. Ora pian pianino proviamo a passare. Situazione poco prevedibile, non avevamo avuto di questi problemi. Nel frattempo inizio a sentire la testa pesante, infatti siamo a 3750. Che casino, che casino. Attenzione che qui inizia a essere tutto più stretto, però sembra non venire nessuno dal verso opposto. Piano piano. Aia. Forse c'è stato un problema con un camion. Voi non lo sentite, ma c'è uno smog che non si riesce a respirare. Tra l'altura e gli scarichi sono scesi dall'auto, quindi Questa è la situazione. noi ci proviamo. Qualcuno probabilmente ci fermerà prima o poi. No, ma sono sempre un po' lici alle moto. Sì, abbiamo visto anche precederci un gruppo di moto che non vediamo più. Aia, qui è successo qualcosa. Proviamo ragazzi, proviamo. Anche i motociclisti sono fermi. Ah, si è rovesciato un camion. Mamma mia ragazzi, speriamo tutto bene. Siamo a 3798. Tutte GS, come potete vedere, targa brasiliana. Forse si riesce a passare? No. I motociclisti brasiliani stanno chiedendo se in moto si riesce a passare e hanno detto assolutamente per ora no. Ora con l'altro camion hanno attaccato una corda, cercano di staccare, di muovere il trattore. Ora il camion ha cambiato posizione, forse per avere un angolo differente. Sono riuscito
riuscito a spostare il trattore, quindi si riesce a passare una corsia alla volta, ovviamente. Hanno anche la pazienza di sorridere all'obiettivo. Che peccato. Oh mamma. Impressionante. Camion paraguaiano. La pazienza da queste parti non è solo la virtù dei forti, è un obbligo. La fila del senso opposto e le urgenze che possono purtroppo aspettare. Ora vi dico una banalità, ma guidare la moto così carica a 3800 metri in prima, quindi piano, si fa fatica, perché anche tenerla in equilibrio sembra appunto una sciocchezza, ma vi posso garantire che non lo è. Sento le braccia che mi fanno male. Siamo al Mirador de Lipan, di cui l'anno scorso vi avevamo mostrato immagini dal web, perché noi non avevamo visto nada de nada. Comunque il meteo si sta ripreparando a coprire di nuovo il tutto, però nosotros ya pasamos. Solo per voi ci siamo ripassati. Respirate con calma per dissolvere l'affanno, muovetevi lentamente y todo va a pasar. Muro dei 4000 abbattuto, 4026, e se volete sapere quanto rende la Tenerona, ora sono a tutta velocità, ora sono a manetta e ho il ride mode in touring, mettiamo in sport. Tiriamo fuori tutta la potenza della Tenerona. E di nuovo si intravede in lontananza la meravigliosa e immensa Salinas Grandes, seconda per dimensioni solo al Salar de Uyuni, 600 km quadrati, contro il Salar de Uyuni 10.000 km quadrati. Gli occhi fanno male, la testa pesa, ma quello che vediamo compensa il tutto. Personalmente penso che questa strada la rifarei anche 100 volte, anche per vederla in stagioni differenti. Infatti stavolta la visibilità, un po' di sole, i colori sono totalmente differenti rispetto all'anno scorso. Quest'anno abbiamo infatti preceduto di un mese la traversata dell'anno scorso, che qualcuno di voi si potrà ricordare è avvenuta quando poi è nato al culmine del passo nostro nipote Riccardo, 12 di aprile, e oggi siamo al 10 di marzo. Dovrebbe esserci un ponte che trasforma la strada da doppio senso a senso unico. Praticamente ci sono tutti i lavori in corso per sistemare la carreggiata. Pensate a passare da queste parti con il temporale. Guardate qua, 1 metro di arena. Muri, dei veri e propri muri. È che in questo periodo ha piovuto tantissimo qui in Argentina e i danni li stiamo vedendo spostandoci di città in città, di passo in passo e di paese in paese. Siamo tutti impazienti di arrivare alla Salinas Grandes, che ci aspetta in fondo. L'attesa che freme sul rettilineo ultimo che ci divide da questa meraviglia. Oggi addirittura con il sole, come fai a stancarti a passare da queste parti? Attenzione. Lo so che la camera non rende, ma dovete fidarvi del nostro stupore. Ci infiliamo anche noi nel gruppo.
con le intense piogge sicuramente quest'anno la vedremo sotto una veste differente, e infatti non mi sbagliavo, la vediamo con un velo d'acqua. Che spettacolo, ragazzi, ma dove siamo? Non dico dove vi portiamo perché vi ci abbiamo già portati. Guardate che specchio, e questa è praticamente ciò che succede, perché sarebbero dei contenitori di acqua piovana, ma questa è una zona desertica per cui l'acqua tende a evaporare, anche perché il terreno è impermeabile, l'acqua non riesce a penetrare. Così una volta che evapora rimangono sul fondo tutti i sali contenuti, che mano a mano che passano gli anni, i secoli e i millenni si sovrappongono gli uni agli altri, creando quella spettacolo che sono le saline. Vediamo se si riesce a fare una foto con un velo d'acqua. Povera Tenerona. Non ci fanno entrare. Non so se si può andare fino là. Poi sapete che bisogna lavarla, questa è la verità. Bandiera argentina che sventola, un orgoglio nazionale, ma è un orgoglio per il mondo intero. Foto fatte con le gomme a bagno. Ora gli stivali non sono più marroni ma bianchi. Ho fatto tantissima attenzione per non sporcare la Tenerona. Inoltre c'è tanto fango che protegge. E adesso il maiale ha detto che vuole mangiare. Sì, piccolo paninetto per fermarci lo stomaco, si mangia poco, perché ricordatevi dal divano, quando c'è tanta altitudine si mangia poco. Difficile, ma sarebbe meglio. Quindi abbiamo trovato la soluzione per il maiale. Bisogna farla vivere dai 4.000 a salire. Fa vedere, dai. Sono dei paninetti che abbiamo fatto a colazione. Non solo, mentre li stavo facendo è andata via la corrente, quindi non ho potuto più tostare il pane, ne abbiamo fatto 1,5, quindi ancora meglio. Oggi ragazzi oltre 400 km, sempre in quota, varie soste per le foto, il cibo l'avete visto, è un disastro. Ah, dimenticavo, a colazione non ci hanno potuto dare il prosciutto perché non l'hanno potuto tagliare con l'affettatrice, quindi ci hanno detto mi dispiace però no hay jamón perché se cortò la luz. Bueno, solo queso, solo formaggio. Ripartiamo diretti alla frontera. Ora non ci può fermare più nada, esperamos. E dopo la Salinas si entra nel canyon e si sale. Inizia a delinearsi l'infinito e Sara in questi casi inizia ad avere un po' di paura. Ma è una paura adrenalinica, è comunque una sorta di gusto. Guarda dove ti porto! Qui per terra. Assolutamente fare attenzione alla ruta, perché ogni tanto troviamo dei pezzi o sganciati o persi dai camion. Dopo il nulla cosmico dietro a questa curva. Susquez viene sempre annunciato dal suo fiume enorme, tra l'altro se paragonato alle dimensioni di Susquez abbastanza irrisorie, molto molto dignitose. Dove faremo rifornimento per la Tenerona. Amori. Ci siamo, Susquez, cittadina di confine con il Cile. Manca davvero poco. Cioè poco, Sara che non dispone di GPS. C'è ancora abbastanza per il passo de Jama, però è comunque l'avamposto argentino se si viene dal Cile, o l'ultima cittadina con anime vive se si esce dall'Argentina. In effetti passo de Jama 115 km. Il mio GPS è sempre rotto. Dovrebbe esserci la nostra salvezza, mentre questa è la ruta 40. Questo è anche il posticino dove abbiamo pernottato l'anno scorso. Oramai ragazzi possiamo iniziare a mappare il Sud America. C'erano brasiliani e anche quest'anno. C'è da sperare che sia disponibile. C'è qualcuno. Ora questo è il nostro amico. Grazie. ¿De qué parte de Italia son? Ripartiamo al volo. Vamos a cruzar. Abbiamo fatto benzina perché il prossimo distributore ce l'abbiamo a 112 km, ovvero sulla frontiera, l'altro a destinazione ulteriori 160 km. Quindi da queste parti, per quanto l'autonomia della Tenerona è discreta, sempre fare assolutamente attenzione ai distributori.
si viaggia sempre con la testa un po' pesante. Questo passo è lungo con un'altezza media molto elevata, però a differenza degli altri, Agua Negra, San Francisco, è totalmente asfaltato. E se siete curiosi di sapere che temperatura c'è a 3924 metri, 16 gradi, ma il sole picchia talmente forte che la temperatura percepita è più alta. Siamo il 10 marzo, quindi fine dell'estate, siamo alti, però siamo contemporaneamente in una zona desertica con un'umidità particolarmente bassa. Siamo a 4100, praticamente in un altopiano. Là in fondo vedo un po' di case. Questo è il villaggio di Hama, se vi interessa sapete come arrivarci. E sapete anche che se Sara prende la residenza qua inizia a mangiare un po' meno. Diretti all'YPF. Cornetto strameritato. E anche caffè, anzi cappuccino questa volta. Quando ci fanno il caffè, ci fanno il caffè con leche o ci fanno il cappuccino, ci chiedono sempre azúcar o edulcorante. Qui funziona così, noi diciamo sempre azúcar. Sono le bustine, ce ne danno sempre 3 o 4. Io le ridò indietro per non sprecarle, però diranno mamma mia che tristezza. Con la panza vuota, però con un po' di zuccheri alla frontiera. Guardate il vero compito di Sara. Scrivi, compila. Sempre ragioniera Fantozzi. Sono le 5 di pomeriggio, dopo un'incazzatura e quasi 2 ore di fila mettiamo la prima alla Tenerona e possiamo dirlo. Bienvenidos a Cile. Può capitare quando entri in Cile che ci sia un funzionario a cui piace far vedere un po' la propria superiorità rispetto agli altri paesi sudamericani. Tutti ricordate la storia del miele, però estamos acostumbrados e todo passa. La differenza sono le persone a farla. Come sempre, con il sorriso. Direzione San Pedro de Atacama. 161 km, se vi ricordate bene toccheremo i 4820 metri. Il meteo si è aperto, godiamoci il paesaggio! Che quello sì, è di tutti! Inizia il paesaggio lunare abbastanza sconosciuto sul pianeta Terra. Vi auguriamo con tutto il cuore di farla, ma poi alla fine l'avete fatta anche dal divano di casa. L'anno scorso e ora ve la riproponiamo, troppo bella. Polvere alzata dal vento all'orizzonte, al di là dell'accoglienza di qualche agente doganale, questa è la vera accoglienza del Cile, quella che conta. Passati praticamente 300 giorni, tutto è rimasto invariato. Questa è la bellezza della natura. Sicuramente lo sentirete dal microfono, c'è un vento assurdo, siamo a 4215 metri, ora in sesta marcia, sono a manetta, mi prende pian pianino, però la modalità touring metto in sport dovrebbe essere leggermente più potente, ma si inizia a salire, fa una fatica assurda, si scala una marcia, sale pian pianino, questa è la quinta, sesta, rimane a 128 a manetta, siamo a 4270, però il vento contro è veramente forte. Col vento si è rovesciato, no, oh mio Dio. Spettacolo infinito. 4, 8 e 02, temperatura dell'aria 10 gradi, la nostra amica 4008 4, 8 e 37, punto più alto. Questo passo è veramente impegnativo con questo vento, soprattutto quando ti sbalza da un lato all'altro. La Tenerona consuma come un Cayenne, è rimasta una sola tacca, però abbiamo soli 57 km. Non so quello che riuscirete a sentire, ma vogliamo condividere
anche questi momenti non proprio facili. Per la cronaca vi diciamo che per lo sbalzo di temperatura state un po' battendo i denti. Stiamo nel frattempo girando intorno a quel mostro di meraviglia che è il vulcano Licancabur che domina San Pedro de Atacama. Dopodiché ci spetterà un rettilineo spietato che scende verso la cittadina. Vulcano Licancabur, quasi 6.000 metri di altitudine. Sono le Ande, ragazzi! Ora 7 gradi, ma sapete benissimo che la Tenerona è ottimista, saremo intorno ai 4 gradi. Mostri sacri, ben ritrovati! E quando ce l'hai sulla destra lo possiamo dire tranquillamente: è fatta! Date un voto a questo panorama. La vallata infinita verso San Pedro. I fumi di polvere che salgono da San Pedro de Atacama. La temperatura inizia a salire e scioglie anche qualche tensione che, come vi ha detto Francesco, c'è sempre quando si percorrono i passi andini. A cominciare dal fatto che non sai mai come il tuo organismo reagirà all'altitudine estrema a cui magari non ti sei preparato a sufficienza. Sarà un po' la stanchezza, il freddo preso, i chilometri, ma questo sole che filtra, con questo panorama infinito ci sentiamo veramente piccolini così, in discesa con il freno motore in contemplazione. Vi posso garantire che questo passo, come tutti gli altri passi andini che arrivano quasi a 5.000 metri, lasciano il segno e diventano indelebili. Mano a mano che si scende il sole brilla sempre di più, perché qua, ricordiamo, non piove praticamente mai e non sapete quanto è piacevole il sole in faccia. Siamo al di là del Giardino e San Pedro di Atacama ci aspetta.